Hello da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 30 anni di un disco che, seppur immaturo, dà vita sia all'industrial metal moderno, sia alla carriera di una tra le più celebrate band metal attuali. Come abbiamo raccontato qualche mese fa nella recensione dei brasiliani Necrotech, se vuoi la trovi qua su, l'industrial metal a cui oggi pensiamo è molto diversa da com'era il genere all'origine. Oggi questa etichetta riporta alla mente sonorità tamarre, bene o male melodiche, quando non addirittura commerciali. Una volta però il genere era molto diverso. L'incarnazione primigenia, nata tra fine anni 80 e metà anni 90 a opere di band come Ministry, Godflesh, Prong e altri, aveva poco in comune con quella moderna. L'unica costante rimangono suoni industriali e ritmi ossessivi, ma per il resto la loro musica era dissonante, con poca elettronica, poche melodie catturanti e parecchio più influenze dall'industrial rock vero e proprio. Un suono non immediato, anzi a suo modo difficile, tant'è che anche gruppi più estremi come Strapping Young Lad e Fear Factory a metà anni 90 iniziarono a incorporare influssi industrial, seguiti poi da tanti altri in ogni branca del metal estremo. Tuttavia, proprio in quegli anni, le cose stavano cambiando. E lo stavano facendo non nel mondo anglosassone, da cui provengono tutte le band appena citate, ma in Germania. Quella stessa nazione che negli anni 80 era stata la patria di band thrash metal famose o di nicchia, come per esempio gli Accuser. Intorno al 1992, alcuni dei loro membri, poi seguiti addirittura da Lee Altus, attuale chitarrista degli Exodus e fondatore degli Heathen, si prestarono a collaborare con i Die Krupps. Fino a questo momento, questo gruppo di Düsseldorf aveva suonato musica elettronica tra l'industrial e l'EBM. Sotto l'influsso dei musicisti citati, però, lo stile virò in un mix tra quanto fatto in precedenza e forti appesantimenti metal. Era un genere più melodico e più elettronico rispetto all'industrial metal del periodo. Tuttavia, l'inizio vero e proprio della trasformazione del genere in ciò che conosciamo oggi avvenne qualche anno dopo. Per la precisione, il 25 settembre del 1995, quando un'altra band tedesca, stavolta di Berlino, pubblicò il suo esordio, Herzeleid, attacco di cuore in lingua madre. Parliamo, ovviamente, dei Rammstein. Nati giusto un anno prima, avevano però le idee ben chiare, almeno in parte. Molte caratteristiche che poi renderanno il gruppo una celebrità del metal mondiale sono già presenti, ma sono mescolate a una componente più aspra e dissonante, che guarda all'industrial metal iniziale. In più, i Rammstein mostrano anche influenze da generi come l'alternative dell'epoca, il metal classico oppure il noise. Quest'ultimo lato, tra l'altro, rappresenta uno dei difetti di Herzeleid, dato che in molti casi i suoi elementi sembrano posticci, inseriti senza molta consapevolezza. In generale, in questo esordio i tedeschi danno l'idea di essere ancora immaturi, specie se si fa il confronto con i loro album successivi. Ma non più di tanto. Alcuni elementi diventati un loro marchio di fabbrica sono già lì, per esempio il cantato in tedesco di Till Lindemann, già all'insegna dell'anticapitalismo anti-americano portato avanti dal gruppo. E anche alcune canzoni sono molto indicative di ciò che i Rammstein faranno in futuro, per esempio Ash zu Ash, cenere alla cenere. Semplice ma coinvolgente, mostra bene la loro tipica anima dance metal, o meglio dance metal come il gruppo si è sempre definito. Oppure si può citare Du riechst so gut, hai un odore così buono, che con strofe misteriose, molto orientate alla dance e ritornelli profondi, elettronici, ricorda le canzoni più oscure prodotte dai tedeschi nel dopo Herzeleid. Forse però il pregio migliore del disco è che, non avendo ancora confini stilistici precisi, in questo esordio i Rammstein piazzano alcuni esperimenti diversi dalla loro norma, ma in alcuni casi davvero d'impatto. Per esempio, Seemann, marinaio, non è molto lontano dalla balla classica dei tedeschi, ma ha anche dei riff simil black metal che uniti alla delicatezza generale la rendono particolare, forse una delle migliori nella loro discografia. Lontana dai canoni è invece Das alte Leid, il vecchio dolore. Al di là del titolo, un esperimento stoner alternative metal davvero incisivo, con la sua potenza e la sua atmosfera aperta, che fa un po' respirare il disco rispetto alla sua cupezza media. Il meglio, anche in generale di Herzeleid, è però rappresentato dal duo finale. Prima arriva Life-Sight, tempo di deposizione uova, di riproduzione, che porta la teatralità e l'elettronica al massimo, con la gamma dei suoni della tastiera di Christian Lorenz e linee vocali inedite di Lindemann.
La conclusiva Rammstein, al contrario, è più spoglia, industrial metal della prima ondata, con un riff portante che si ripete di continuo. Ma non è un problema. Rende il pezzo ossessivo e di gran potenza, oltre che oscuro all'estremo. Sensazioni aumentate anche dagli stacchi, tra cui brilla il lungo assolo finale di chitarra e dalla voce profonda del cantante. Certo, a fan da contraltare a tutte queste belle canzoni, ce ne sono alcune in cui i Rammstein dimostrano di non essere ancora del tutto maturi. L'esempio migliore è Will hier das Bett in Flammen sehen? Vuoi vedere il letto in fiamme? È davvero troppo tamarra, a tratti suona artificiosa, poco spontanea, pur avendo una bella potente parte centrale. Oppure Weißes Fleisch, carne bianca. È grassa, con un bel riff stridente e ritmi che anticipano il futuro, ma anche un assolo centrale da metal classico un po' stona. Quest'ultimo è anche un problema per Heirate mich, sposami, che in più ha la sfortuna di un ritornello poco incisivo, moscio coi suoi discutibili corretti. Insomma, Slide non è un capolavoro, men che meno il migliore album dei Rammstein, che già dal successivo Sensach del 97 mostreranno livelli molto più alti di personalità, maturità e qualità. E visto anche il suono meno pulito e preciso delle uscite seguenti, è anche invecchiato un po' male in questi ultimi 30 anni, ma in fondo non troppo. Si rivela comunque un esordio molto buono, pieno di spunti interessanti e con tante canzoni piacevoli. Soprattutto, non bisogna sottovalutarne l'importanza storica, e non solo per i tedeschi. Anche se in forma primordiale e incompiuta, l'industrial metal nell'accezione moderna del termine inizia qui. Insomma, che tu ami Rammstein o anche il loro stile in generale, questo è un disco importante da recuperare in caso tu non lo abbia già fatto. Voto di Heavy Metal Heaven 83 su 100. Anche per stavolta è tutto. Cosa ne pensi dell'esordio della storica band tedesca? Faccelo sapere nei commenti o tramite il like e condividere. Puoi inoltre iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!